Steiner, nella conferenza del 15 marzo 1910, avvertiva già che l'umanità sarebbe andata incontro a gravi eventi. Si può comprendere di cosa si tratta solo se collocheremo il nostro tempo nel corso generale dell'evoluzione, rappresentandoci fatti del passato più o meno conosciuti. Tra questi, uno dei moniti più diffusi prima dell'arrivo del Cristo era: mutate il vostro atteggiamento, perché il regno dei cieli si è avvicinato. Monito per preparare ad un grande cambiamento che sarebbe avvenuto nell'evoluzione umana. 3000 anni prima dell'arrivo del Cristo iniziò il periodo chiamato Kali Yuga, l'epoca oscura, dove l'uomo poteva percepire solo con i sensi e l'intelletto. Aveva perso l'antica chiaroveggenza con cui l'uomo preistorico si collegava al mondo divino. L'uomo preistorico si percepiva come elemento inferiore rispetto agli angeli e agli arcangeli, e nessuno avrebbe mai pensato di negare il mondo spirituale, giacché questo veniva percepito direttamente. Infatti, quando l'uomo preistorico si immergeva nel regno spirituale, andava in estasi e tramite questa era anche in grado di curarsi da malattie. Via via che passava il tempo, gli uomini non avevano più un contatto diretto con quel mondo, ma solo un ricordo, fino al Kali Yuga, dove le porte di quel mondo vennero chiuse. Solo con una lunga preparazione occulta qualcuno poteva riuscire ad entrarvi. Ma con le porte del mondo spirituale chiuse, qualcosa riusciva ad avere comunque un influsso sul mondo fisico, ma non erano potenze spirituali buone, bensì di natura demoniaca. Per questo si ebbero malattie strane o possessioni, di cui parlano anche i Vangeli. Se questa condizione del Kali Yuga si fosse prolungata per sempre, l'uomo avrebbe perso il contatto col mondo spirituale, perdendosi per sempre. Se non fosse intervenuta l'entità divina chiamata Cristo, l'uomo avrebbe perso quella connessione. Perché quindi si è incarnata quell'entità divina? Qual è il senso? In passato abbiamo visto che l'uomo si innalzava fino alla divinità. Ora questa doveva andare verso l'uomo affinché questi potesse conoscerla col suo io. Tutto questo era già stato profetizzato agli uomini di quel tempo. Fu poi Giovanni Battista ad annunciare che i tempi erano maturi. Nel sermone delle Beatitudini il Cristo non si rivolse alla folla, bensì ai discepoli, e spiegò loro che in passato l'uomo poteva, tramite l'estasi, essere beatificato entrando in contatto col mondo spirituale, mentre ora, spiegava il Cristo, possono giungere al regno dei cieli coloro che, mendicanti di spirito, cercano lo spirito nel proprio io. Steiner spiega che anche se di un periodo di evoluzione così significativo ne venga compresa solo una componente, cioè l'io, anche tutte le altre componenti dell'uomo ne sono coinvolte. Così, con l'avvicinarsi del regno dei cieli, grazie alla discesa del Cristo, tutte le parti dell'uomo si ravvivano. Quindi il corpo fisico, il corpo eterico, l'astrale, l'anima senziente, l'anima razionale, l'anima cosciente e l'io, e i tre elementi superiori. Ora che il corpo fisico dell'uomo era diventato così solido e non poteva ricolmarsi di spirito come in passato, il Cristo dice: «Beati i poveri di spirito, perché cercandolo troveranno il regno dei cieli». La seconda beatitudine riguarda il corpo eterico. Poiché l'uomo non può più liberarsi dal dolore ascendendo con l'estasi al mondo spirituale, solo accogliendo il divino nel suo io può liberarsi dal dolore, trovando sostegno e consolazione in se stesso. La terza beatitudine riguarda il corpo astrale, il corpo delle brame e delle passioni. In passato le passioni dell'uomo erano placate dal diretto influsso spirituale. Ora l'uomo deve avere la forza di purificarsi, di darsi una disciplina, grazie all'impulso del Cristo, che disse: «Beati nel loro corpo astrale coloro che si conquistano l'equilibrio con l'io. A loro toccheranno in sorte, sulla terra, consolazione e bene». La quarta beatitudine riguarda l'anima senziente. Chi vuole purificarsi con l'impulso del Cristo dovrà sentire sete di giustizia, seguire ciò che è giusto, saziando il suo io col divino. La quinta beatitudine riguarda l'anima razionale, dove l'io, che nell'animale senziente sonnecchiava ottuso, si risveglia e scopre cosa renda l'uomo veramente uomo, e cioè il suo io, col quale può percepire vicino a sé un altro io, quindi il suo prossimo, e perciò beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. La sesta beatitudine riguarda l'anima cosciente. L'uomo è diventato cosciente di se stesso e può accogliere la divinità. Se l'anima si è aperta al Cristo, l'io può contemplare Dio. L'organo in cui l'io si esprime è il cuore, perciò beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
A questo punto Steiner dice che l'uomo può sì sviluppare le tre anime, senziente, razionale e cosciente, ma solo in futuro potrà sviluppare le tre parti spirituali superiori divine, ossia il sé spirituale, lo spirito vitale e l'uomo spirituale, già che l'uomo non è ancora abbastanza evoluto per accoglierle pienamente, queste non dimorano ancora in lui. Sono solo come un vaso che un giorno accoglierà lo spirito. Riguardo alla settima beatitudine, quindi, per ora il sé spirituale può solo colmare l'uomo di calore che il Cristo trasforma in forza d'amore e di armonia. Perciò, beati i pacifici, perché saranno chiamati figli di Dio. L'ottava beatitudine riguarda i perseguitati a causa della giustizia. Essi saranno ripieni del regno dei cieli e accoglieranno lo spirito vitale. E la nona beatitudine riguarda la missione del Cristo stesso. I suoi fedeli discepoli saranno beati quando saranno perseguitati a causa sua. Nel discorso della montagna, fatto ai discepoli, è contenuto il grandioso insegnamento del regno dei cieli, compiuto quando l'uomo era diventato abbastanza maturo per accoglierlo. Così ci fu il congiungimento del Cristo divino con l'uomo terreno Gesù di Nazaret, e per 3 anni il Cristo riversò sulla terra tutte le sue forze, affinché durante il Kali Yuga l'uomo non perdesse del tutto la sua connessione col mondo spirituale, anche se poi tale epoca oscura durò ancora a lungo, ossia fino al 1899, anno in cui si concluse un periodo durato 5.000 anni. Con la fine di questo periodo è iniziato un nuovo periodo evolutivo, dove l'uomo svilupperà altre facoltà nuove oltre a quelle che ha già, e molti uomini sentiranno il fluire del mondo divino spirituale in quello fisico sensibile. La futura venuta del Cristo non sarà più nel mondo fisico, perché tali erano le condizioni evolutive di 2000 anni fa, ma ora che gli uomini sono evoluti ulteriormente, con le loro forze animiche potranno innalzarsi alla veggenza eterica. Quindi Steiner dice che il Cristo diventerà percepibile in un corpo eterico e non in uno fisico, prima a pochi uomini, poi a tutti. Grazie alle nuove facoltà che l'uomo deve coltivare, potrà arrivare a scorgere il paese di Shambhala, riconoscendo la natura del Cristo. Che finora gli uomini non abbiano saputo nulla di un mondo soprasensibile non è stato un danno, dice Steiner, dato che non ne avevano le facoltà, ma ora devono sapere che il Cristo diventerà percepibile in futuro. Dopo il Golgota il Cristo discese anche nel regno dei morti per portare anche a loro il messaggio di redenzione. Quindi non ha importanza che l'uomo sia vivo qui nel mondo fisico o sia già morto, perché anche da morto potrà sperimentare l'evento del Cristo. L'importante è che qui sulla terra gli sia stato possibile comprenderlo. È per questo che l'uomo vive sulla terra in questa incarnazione, per poter qui arrivare alla comprensione del mistero del Cristo. Se qui sulla terra non acquisisce nessuna comprensione per quell'evento, quando sarà morto, gli effetti di quell'evento gli passeranno davanti inosservati e dovrà aspettare fino a un'altra incarnazione per potervisi preparare. Non dobbiamo aspettarci, aggiunge Steiner, che il Cristo appaia di nuovo in carne e ossa, come sostengono alcune dottrine errate. Se lo credessimo non riconosceremmo il continuo sviluppo delle facoltà umane, fermandoci all'idea che tutto rimanga sempre uguale e si ripeta sempre allo stesso modo. Gli eventi si ripetono, è vero, ma ad un livello sempre superiore, quindi dal fisico all'eterico. Stiamo andando incontro a un'epoca in cui l'uomo avrà la possibilità di conoscere che intorno a sé, oltre al mondo fisico, c'è un regno spirituale, di cui sarà guida il Cristo eterico. Il compito della nostra epoca è quello di darci la possibilità di avvicinarci al mondo spirituale, con la buona volontà. L'antroposofia aiuta in questo. Ci introdurrà in un luogo fiabesco e lontano, di cui parlano anche gli antichi scritti tibetani, il paese di Shambhala. L'uomo non vi entrerà in stato di estasi, ma in piena coscienza, sotto la guida del Cristo. Per ora vi entrano solo gli iniziati, un giorno anche gli altri uomini. Grazie per l'ascolto, iscriviti al canale e se vuoi lasciare la tua opinione scrivila qui nei commenti. Al prossimo video!